Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. In questa puntata farò un test e recensione del Vox Pathfinder da 15 watt, un piccolo amplificatore che ci permette di ottenere il sound di Brian May anche in casa a volumi contenuti e ovviamente con una facilità di trasporto molto elevata, quindi buona visione. Bene, la Vox ha iniziato la produzione di questo Pathfinder nel 1999. L'unità era sprovvista di riverbero, come questa che abbiamo in prova oggi. Successivamente è stata implementata anche l'unità con riverbero, quindi il Pathfinder 15R. Affiancata a questo modello c'era anche la versione da 10 watt con cabinet più piccolo e altoparlante di dimensioni ridotte, ma sostanzialmente la circuiteria era la stessa a livello di amplificazione, tranne per il fatto che la versione da 10 watt è sprovvista di tremolo e riverbero. Bene, diamo un'occhiata da vicino a questo Vox Pathfinder 15. Dunque, frontalmente abbiamo la classica griglia della Vox nella versione nera. Sulle versioni successive è stata applicata la griglia marrone, come i recenti AC30. La parte superiore ovviamente abbiamo il pannello di controllo. Il primo che troviamo è l'input, dove collegheremo la Red Special e il Treble Booster. Successivamente abbiamo il gain per controllare l'ammontare della distorsione dell'amplificatore. Successivamente lo switch del boost incrementa il gain dell'amplificatore, controllo del volume generale, controllo degli alti, dei bassi e la velocità del tremolo e l'intensità del tremolo. Successivamente abbiamo il jack per il controllo remotizzato a pedale, lo switch per l'accensione e nella parte posteriore troviamo il jack dell'output per l'utilizzo in cuffia e vediamo che è un amplificatore con il cabinet aperto ed equipaggiato con un singolo altoparlante della Vox da 8 pollici. Bene, questo è un amplificatore che è stato prodotto dalla Vox sino al 2013, dopodiché è stata commercializzata esclusivamente la versione da 10 watt, che comunque sia suona molto bene, anche se leggermente più iscatolato e con un suono un po' più concentrato in un singolo punto, ovviamente per le diverse dimensioni del cabinet e le dimensioni ridotte anche dell'altoparlante. Comunque un ampli che con una piccola spesa, infatti è un'unità piuttosto economica, ci permette di suonare a volumi bassi ovviamente da camera, ma anche medi, specialmente se microfonato riusciamo ad ottenere un buon risultato anche in situazioni diciamo live. Ci permette di ottenere una saturazione molto convincente, molto simile ad una saturazione valvolare, anche essendo un amplificatore comunque a transistor, quindi a stato solido. Lavora molto bene col Treble Booster e adesso farò sentirvi qualche pezzo suonato con la Red Special e il Treble Booster. Utilizzeremo il Treble Booster Super per il test e successivamente farò anche un confronto col piccolo Vox VBM1, la replica del Dicky fatta dalla Vox. Ho visto che su internet molti mi chiedono qual è la differenza tra questi due amplificatori, essendo dello stesso wattaggio bene o male. Il Vox VBM1 è da 10 watt, questo è da 15, quindi parliamo sempre di amplificatori della Vox portatili e comunque sia adeguati ad un uso casalingo. Bene, prima di iniziare il test ci tengo a fare una precisazione molto importante su questo amplificatore, sia per la versione 15 watt che per la versione 10 watt. Si tratta della modifica del LED. È una modifica che io raccomando sempre sui social quando mi vengono fatte domande riguardo questa serie della Vox, ed è una modifica piuttosto semplice ed estremamente economica. Si tratta esclusivamente nell'aprire il pannello posteriore di questo amplificatore, individuare sul circuito stampato due LED ed eliminarli dal circuito, eliminarli semplicemente dissaldandoli, o se non siete molto pratici di saldatore potete anche tagliare i due piedini dei LED, stando attenti ovviamente che le zampette rimanenti sul circuito stampato non si tocchino tra di loro. E questa modifica ci regala un suono molto più aperto dell'amplificatore, molto più naturale e una saturazione estremamente lineare. Purtroppo da stock questo amplificatore col canale OD e col gain verso i 3/4 ha una distorsione piuttosto granulosa, causata appunto da
questi due LED presenti sul circuito che permettono sostanzialmente di mandare in saturazione l'amplificatore prima, ma con dei risultati sgradevoli, specialmente se mettiamo un triple booster davanti all'amplificatore. Bene, ovviamente l'unità che abbiamo in prova oggi è stata provvista della modifica del LED, quindi è già stata effettuata su questo Pathfinder che abbiamo in prova. Proverò l'ampli col triple booster super di Greg Fryer e la Red Special ovviamente sarà la mia Dansan, quindi buona visione. Bene, prima di iniziare il test vediamo quali sono i settaggi da fare su questo amplificatore. Abbiamo il gain a 3/4, lo switch del boost è attivato, il volume è stato messo in questo caso ad 1/4, ma possiamo scegliere qualsiasi livello lo desideriamo, alti e bassi a 0, e lo stesso vale anche per i controlli del tremolo, quindi sia della velocità che dell'intensità, li abbiamo portati a 0. In questo caso utilizzeremo, come già detto, il Fryer Super come triple booster e la replica della Red Special sarà la Dansan. Bene, iniziamo con un volume basso nella configurazione di pickup ponte centrale in fase. Il triple booster risponde molto bene a questo tipo di circuitazione, a questo amplificatore, quindi riusciamo ad ottenere un sound pulito e cristallino. Bene, intanto ho switchato per la configurazione manico e centrale in fase. Passiamo alla configurazione solo manico. Bene, ritorniamo alla ponte centrale in fase ed alziamo il volume all'incirca ad una metà. Come è giusto che sia, però continuiamo ad ottenere un sound definito, quindi riusciamo ad individuare il suono delle singole corde durante l'esecuzione di un accordo. Bene, proviamo ora un po' di fuorifase.
vediamo che anche sui fuorifase non perde corpo e sustain, pur essendo un volume molto basso. Bene, proviamo ora la configurazione ponte e manico fuorifase. Passiamo ora alla configurazione solo manico. E infine sentiamo il sustain che ha questo amplificatore sempre lo stesso volume, quindi ad un quarto, molto basso. Beh, e sentiamo anche la progressione che abbiamo per quanto riguarda l'incremento del gain, controllato ovviamente dal volume della Red Special. Iniziamo dal volume basso. Bene, passiamo infine al confronto con l'altro piccolo amplificatore di casa Vox. Sto parlando del VBM1, che trovate recensito in un altro video sul mio canale YouTube. Per rendere il confronto diretto, ovviamente i volumi di entrambi gli amplificatori saranno equiparati, quindi il volume di uscita nella stanza tra il Pathfinder 15 e il VBM1 sarà lo stesso, e per rendere ancora più diretto il confronto utilizzerò il Treble Booster Friar Touring col Pathfinder 15. Questo perché il Treble Booster interno del Vox VBM1 è molto simile in termini di gain e di risposta in frequenza al Friar Touring, quindi un test utilizzando il Treble Booster Super non sarebbe stato giusto, poiché è un TB molto più frizzante e potente rispetto al Touring. Quindi utilizzerò il Touring col Pathfinder 15 e il Treble Booster interno al VBM1, che è molto simile appunto al Friar Touring. Quindi buona visione.
Beh ragazzi, anche la recensione sul Pathfinder 15 è giunta al termine. Come al solito vi invito a lasciare un commento qui su YouTube per sentire la vostra opinione o se avete delle domande riguardo il Pathfinder 15 o il Pathfinder 10 watt. Passate anche su Facebook, sulla pagina ufficiale Brian May Italia per vedere il backstage di alcuni video o scoprire delle chicche su Brian May. Vi invito come al solito inoltre a iscrivervi al mio canale YouTube per ricevere gli aggiornamenti sui nuovi video caricati. E come al solito vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video.